Ciao ragazzi, sono Chris e benvenuti nel canale. Esattamente un anno fa, in questo periodo, ho comprato da Motorsud a Siracusa questa bellissima giacca dell'OJ. Si tratta di una OJ Revenge e qui la vedete nella colorazione, mi faccio aiutare dal computer perché il nome non è corto, light gray slash black slash dark gray slash e yellow fluo. Quindi il nome, tipo andiamo in negozio, vorrei una OJ Revenge light gray black dark gray yellow fluo e il commesso ti guarda tipo questa questa qui, che poi sta benissimo con la Touareg Acid Gold. Ed è per questo che ho comprato questa colorazione e comunque è una colorazione abbastanza neutra, perché questi qua sono comunque zone che ci aiutano ad avere una maggiore visibilità. Il nero, il grigio e il grigio chiaro è una colorazione abbastanza neutra. Ora vi farò vedere tutti i dettagli, come è fatta, le maniche, le tasche, le cerniere, le cuciture, eccetera, eccetera. Ma vi devo dire subito una cosa, il sito dice primavera, estate e autunno. E devo dire che effettivamente è così. La giacca è molto traforata. Inclusa nella giacca noi abbiamo questa altra giacca o membrana impermeabile che possiamo peraltro mettere nel tascone posteriore, che ci aiuta a superare il freddo o un eventuale acquazzone estivo, primaverile, eccetera. Io questa giacca l'ho utilizzata veramente sempre da aprile fino a ottobre. Abito in Sicilia, quindi anche ad ottobre ci sono bellissime giornate. Magari la mattina partivo con questa indossata, arrivata alle 10, alle 11 la toglievo per avere una ventilazione maggiore. In estate la indossavo con la maglietta a mezze maniche di sotto e, cosa importantissima, non si appiccica col sudore perché è ben ventilato, ora vi faccio vedere tutto. Autunno-inverno magari invece di mettere mezze maniche mettevo la maglietta a maniche lunghe, ma sempre leggera, sempre leggerina. Non mi piace guidare tutto imbottigliato da golfini, felpe, cose pesanti. Quindi l'ho usata parecchio ed è per questo che ve ne voglio parlare in questo video. Incominciamo con la carrellata di informazioni e poi vi faccio vedere come è fatta più da vicino. Allora, intanto partiamo dalla certificazione EN 17092-3 del 2020, classe AA. Il tessuto esterno è 100% poliestere. La fodera interna 90% poliestere, 10% poliammide. La membrana, quella staccabile, è 100% poliestere. Include le protezioni su gomiti, spalle, amovibili e il paraschiena va comprato separatamente ed è il modello M103 che è un paraschiena di livello 2. Oltretutto è compatibile con altri modelli di giacche OJ, perché io ho 3 giacche OJ, quindi il paraschiena l'ho comprato una sola volta e lo utilizzo per questa estiva e per quella invernale. Come vedete da qui, che si vede il bianco del muro dietro, la giacca è molto traforata. In poche parole, la parte traforata è tutta quella con questa trama di colore nero. Quindi qua, tutta la parte interna alle maniche, fin qui, la parte che possiamo aprire sulla parte terminale delle maniche, questa è traforata, e naturalmente al posteriore tutta questa zona qui per l'evacuazione dell'aria e maniche questa zona qui. Perché limitare il tessuto traspirante solo alle parti interne, come vedete? Perché questa sì è una giacca da tutti i giorni, è una giacca da turismo, ma è una giacca che strizza l'occhio anche al pilota che ama l'avventura, che in modo sporadico o anche in modo intenso fa fuoristrada. Io ho utilizzato questa giacca sia per fare delle escursioni dove non era un giro in fuoristrada, quindi nell'ambito di giri normali c'erano delle escursioni in fuoristrada, ma l'ho utilizzata anche per fare 2 giorni
di un giro prettamente in fuoristrada indossando sotto la giacca un completino da enduro con le protezioni. E quindi questo per far sì che nelle parti esterne, nelle parti più soggette alle abrasioni, più soggette ai rami, ai cespugli, alle spine, ci sia un materiale più compatto, non più resistente, inevitabilmente più resistente perché è un tessuto diverso. Proprio questo non è meno resistente perché è testato e collaudato per resistere a strappi e ad abrasioni, però essendo molto forato è facile impigliarsi. Ad esempio se passiamo vicino a un cespuglio di rovi, con tutte le spine ci aggancia e ci fa cadere dalla moto, invece in questo modo oltre a proteggere evita proprio questo che vi ho appena detto. E infatti il tessuto traforato è solo all'interno, lasciando in tutte le zone periferiche, anche al posteriore, il tessuto più resistente con alcuni punti dove ci sono altri pezzi di tessuto per resistere ad eventuali abrasioni. Ritorniamo all'anteriore perché c'è tanto da dire. Da una vista generale vediamo che ci sono diverse sezioni con sagome, forme ed elasticità differenti. Rigida qui, rigida, 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 rigida fino a qui. Questa parte grigia qui ha un cuscinetto, utile anche quando indossiamo degli zaini, e questa parte qua è elastica. Vedete? La parte elastica arriva praticamente fino a qua sotto e continua qua dietro. Questo perché è molto comoda. Quando indossiamo la giacca, allunghiamo le mani verso il manubrio, questa parte elastica ci consente di non avere vincoli, ma di avere la giacca sempre aderente. Parti elasticizzate anche sui gomiti. Abbiamo delle zone che aiutano a migliorare la visibilità, oltre al giallo che già abbiamo visto, al giallo fluo. Queste zone qua sono rifrangenti. 1, 2, 3, manica, 4, parte posteriore, 1, 2 e questa striscia qua. Per quanto riguarda le maniche, regolazione su 3 livelli con bottone sulla parte alta e su 3 livelli sempre con bottone sulla parte bassa. Anche sulla parte terminale 3 livelli di regolazione con bottone. Così possiamo mettere la giacca sopra i guanti oppure la giacca sotto i guanti in base al tipo di guanti che stiamo utilizzando. In estate possiamo aprire questa cerniera, vedete, per favorire l'ingresso dell'aria dalla parte anteriore. Oppure doppia cerniera, teniamo la parte anteriore chiusa, apriamo solo il resto e qui con questo materiale traspirante vi assicuro che entra tantissima aria per far circolare l'aria qua dentro e anche in piena estate non sudare. Ragazzi, io questa l'ho utilizzata anche ad agosto quando c'erano 40 gradi perché delle volte è meglio avere la giacca che camminare ad esempio in autostrada con l'aria bollente che fa bruciare letteralmente le braccia. Per quanto riguarda l'addome abbiamo queste due fibbie con velcro, destra e sinistra, una più alta e una più bassa. A completare le regolazioni che possiamo fare sulla parte posteriore vediamo che ai lati della tasca ci sono queste cerniere. Sono utili ad aprire la parte bassa della giacca in base al tipo di moto, in base alla posizione che teniamo in sella e in base soprattutto alla nostra panza. E come regolazioni abbiamo finito. Perché tutte queste regolazioni? Perché appunto è una giacca che copre un range di utilizzo molto ampio. Ad esempio a me che succedeva? Partivo la mattina alle 6 per andare al lavoro e mettevo maglietta a mezze maniche, una felpa leggera a maniche lunghe e questa qui in estate. Quando poi uscivo nel momento più caldo della giornata, toglievo tutto, aprivo, stringevo questi qua e potevo guidare tranquillamente. Vediamo ora il colletto e poi le tasche. Colletto molto confortevole come le altre due giacche che ho dell'OJ.
anzi una sola, perché il modello più vecchio non ha questo bordino simil neoprene che è veramente a contatto con la pelle è non eccessivamente morbido, è elasticizzato e non dà fastidio. Lo stesso tipo di materiale ce l'abbiamo qui. Abbiamo questa regolazione per poter spostare il bottone avanti e indietro, quindi stringere più o meno il colletto. In estate io lo tengo stretto, quando lo utilizzo nei periodi più freddi e la sera utilizzo uno scaldacollo, lo tengo spostato nella regolazione più larga. Qui vediamo questo gancetto molto comodo perché se vogliamo tenere aperto, per esempio, in questo modo, ora vi spiego perché in questo modo, questo occhiello lo andiamo a mettere qui. Devo dire che farlo così è più difficile che farlo da indossato. Da indossato si fa in un secondo. Tiriamo, si aggancia e praticamente non c'è questa parte che col vento incomincia a fare e a sbattere a dare fastidio. Aprendo la giacca fino a qui, vediamo che c'è questo pezzo di tessuto all'interno che serve comunque a garantire una minima protezione del petto e comunque stabilizza un po' la situazione ed evitare che vibra. Sulla parte terminale della cerniera in basso ha questa protezione che ci consente di tenere la giacca aperta eventualmente senza andare a graffiare il serbatoio. Parte interne della giacca vediamo niente perché il treppiede si è stancato. Ok, parte interna della giacca vediamo tutta la parte traforata, la tasca per il paraschiena, la cerniera per poter agganciare i pantaloni, la cerniera gialla per bloccare la fodera che si blocca anche con dei bottoni all'interno delle maniche, cioè all'interno delle maniche ci sono gli occhielli rosso e nero, mentre alla fine abbiamo questi due pezzi di tessuto con due bottoni rosso e nero, non si può sbagliare. Ed essendo internamente molto traforata non c'è nessuna tasca, le tasche sono tutte di fuori e abbiamo due tasconi bassi in stile adventure con l'apertura a strappo, due pezzi di velcro e come vedete un pezzo di tessuto che fa un'ulteriore piega perché se andiamo sopra una pozzanghera e vi assicuro che a me è capitato schizzando l'acqua, che magari la pozzanghera è bella, sostanziosa, se non addirittura un guado, l'acqua va dal basso verso l'alto, in questo caso incontra questa parte di tessuto piegata e non entra nelle tasche. Ho una giacca da enduro specifica che quando faccio i guadi trovo sempre l'acqua qua dentro e siccome l'interno è un tessuto impermeabile non riesce a defluire. Non abbiamo tasche superiori e abbiamo un grande tascone sulla parte posteriore dove poter mettere il sottogiacca impermeabile o possiamo mettere qualsiasi altra cosa. Chiusura con due grossi strappi, stesso sistema del bordino ripiegato in basso e la tasca è molto grande. Non è grande come si vede dall'esterno, arriva qua e arriva qua. Va bene, spero di avervi dato tutte le informazioni utili a capire se questa giacca fa al caso vostro o meno, in base all'utilizzo che ne fate della moto. Ma è una giacca che si presta veramente a tutto. Certo, non la metterei su una moto carenata, anche perché ha un'impostazione turistica, ma su moto touring e adventure è veramente perfetta. C'è anche un'altra colorazione che è quella tutta nera, più semplice. Va bene, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella perché arriveranno tanti altri video sulle moto a 360 gradi. Ciao!